Ciao a tutti, sono Arne e queste sono le mie video lezioni su come imparare il violino online. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e lasciate un like. Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Cominciamo! Come accennato nella scorsa lezione, oggi vedremo come avere una buona postura con il nostro violino. Dunque, per iniziare dobbiamo pensare che la nostra posizione sarà una posizione naturalissima, come se noi non avessimo niente tra le mani, quindi in questo modo. Pensato questo, dobbiamo prendere il nostro violino dal manico e portarcelo alla spalla in questo modo. Una volta che poggiamo il violino sulla nostra spalla, dobbiamo pensare che la presa non è tenuta dalla mano qui sotto, ma dalla pressione che si viene a creare tra il mento, che poggerà sulla mentoniera, e la spalla. Dunque, poggiamo il violino sulla spalla e premiamo con il mento. Avremo dunque una postura perfetta quando riusciremo a tenere il violino senza l'ausilio della mano, in questo modo. Questa sarà una presa buona, se non che ottima. Specificato questo, adesso riproviamo a rifare il passaggio. Quindi prendiamo il violino, lo poggiamo sulla spalla, premiamo con il mento e adesso portiamo la mano nella sua posizione. Quindi la posizione che sarà praticamente questa. La mano non sarà né in questo modo e né in questo modo, ma dovrà formare quasi una linea retta con il nostro braccio, mentre le dita saranno in una posizione pronta per poter poi diteggiare appunto sulla nostra tastiera. Adesso passiamo all'arco. La presa dell'arco potrebbe sembrare banale, ma in realtà non è per nulla così, perché da profano qualsiasi persona potrebbe chiedersi perché l'arco non possiamo tenerlo in questo modo. Ve lo spiego subito. Non possiamo tenere l'arco in questo modo perché in questa presa, che vi mostro subito, praticamente ciascun dito ha una sua funzione ben specifica nell'uso dell'arco, così come le dita anche il polso. Vediamo subito come si costruisce la presa dell'arco. Prendiamo l'arco in questo modo. Con il pollice andiamo a appoggiarci quasi rivolti verso l'alto sotto il tallone, come se volessimo ficcare l'unghia del nostro dito nell'arco. Poi andiamo a appoggiare in una posizione semistesa, quasi di riposo, diciamo, l'indice, il medio, l'anulare e poi abbiamo il mignolo, che è l'unico dito che si troverà nella parte superiore dell'arco. Come vi avevo accennato prima, ogni dito ha una sua funzione ben specifica, in quanto l'indice ha una sua funzione per mettere pressione sull'arco. In questo modo, guardate, io posso anche toglierle tutte le altre e in questo modo mettere pressione sull'arco. Questo ci servirà per dare appunto più forza, per mettere più suono. Poi abbiamo il medio e l'anulare, che sostanzialmente hanno una funzione di supporto a tutte le altre dita, e poi abbiamo il mignolo, che invece ha la funzione opposta di quella dell'indice, ovvero il mignolo toglie la pressione in questo modo. Quindi se mentre noi suoniamo abbiamo bisogno di alzare l'arco in maniera eccessiva o in maniera minima, avremo bisogno del nostro mignolo. Dunque, adesso che abbiamo capito come poter avere una buona impostazione sia col violino che con l'arco, proviamo a mettere tutto ciò in pratica insieme. Perciò prendiamo il nostro violino, lo poggiamo sulla spalla e con il mento facciamo pressione verso il basso sulla mentoniera, in questo modo. Possiamo sempre cercare di verificare se la nostra presa è buona, provando a togliere la mano in questo modo. Occhio però a non far cadere il violino a terra. Dopodiché mettiamo la mano in posizione in questo modo, quindi con il braccio e la mano che vanno a formare
più o meno una linea retta e con le dita pronte sulla tastiera. Ah, mi raccomando, nella presa non mettete la mano in questo modo, ma lasciate sempre un po' di spazietto così, qui. Dunque, eravamo rimasti a questo punto. Adesso prendiamo l'arco, come vi avevo mostrato prima, quindi pollice, indice, medio, anulare e mignolo, e poggiamo sul violino. Adesso proviamo a suonare la corda La, dal tallone alla punta, per poi ritornare in questo modo. Dopodiché, se riusciamo a suonare solamente la corda La, possiamo passare alla corda Mi. Occhio, mi raccomando, a suonare in mezzo tra il ponte e la tastiera, perché altrimenti il suono potrebbe uscire come non vorremmo. Quindi passiamo alla corda Mi e tiriamo l'arco sempre dal tallone alla punta per poi ritornare al tallone. Poi possiamo provare anche con il Re e con il Sol. E con questo noi oggi abbiamo finito. Mi raccomando, continuate a ripassare. Se non l'avete fatto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere le novità. Voglio ricordarvi anche di visitare il mio sito web nel link che vi lascio in descrizione, perché nell'area utenti dedicata appunto a voi io di volta in volta lascio il materiale didattico che affrontiamo durante le lezioni. Con questo è tutto, mi raccomando, studiate!